Perfetto, lascio la parola al Balivo, così vi illustrerà tutto quello che inizierà, sarà il nostro cammino. Roberto non si è inserito, no? No, Roberto, il nostro Gran Maestro, in questo momento ha dei problemi un po' più impellenti e non riuscirà a inserirsi. Vedrà la registrazione perché questa registrazione sarà su una cosa che annuncerò più tardi, che è il canale YouTube dello Stupor Mundi di Bari, del Balivato di Puglia. Come avete potuto notare, abbiamo fatto la pagina Facebook che abbiamo riempito di contenuti. Abbiamo riempito di contenuti e siamo riusciti ad iniziare un nuovo cammino che sia anche affacciato a quello che è la presenza tecnologica, a quello che è l'affaccio sul mondo digitale. Questo verrà incrementato con la pagina YouTube che è già stata creata ed in cui il primo messaggio, il primo video sarà questo di questa riunione. Che è una riunione organizzativa per iniziare il percorso che ci porterà al nostro convegno di ottobre e organizzare le riunioni che saranno bimestrali qui su piattaforma online in modo da preparare il tutto e da presentare tutti i progetti che pian piano andremo ad illustrare in questo momento. Lascio la parola al nostro Balivo. Allora, niente, visto che siete tutti dei grandi esperti di templarismo, è inutile parlare delle premesse. Noi abbiamo deciso questo sistema perché è un sistema che, come vedete, collega anche addirittura Arequipa, quindi riusciamo a coprire. Hai disattivato. Si sente? Ora Sì, sì. Si sente, si sente. Sì. eh, eh, noi stiamo cercando di portare avanti un discorso di modernizzazione dell'ordine templare, che ha avuto la sua storia validissima, molto importante, ma ci ha solo trasmesso, dopo tanti anni, più di 1000 anni, ci ha trasmesso però dei valori molto fondamentali che valgono anche oggi. Quindi stiamo cercando di ripercorrere quella strada adattata però ad oggi. Oggi noi di che cosa possiamo occuparci? Sicuramente non di religione, questo è escluso totalmente, non di politica perché siamo nessuno e niente, quindi non possiamo interessarci dei beni dello Stato. Noi potremmo occuparci invece della storia, della cultura e soprattutto quello che è il nostro intento come Balivato di Puglia, dei beni culturali locali. Noi vorremmo diventare l'esempio per tutti i Balivati d'Italia, ma anche di tutto il mondo, nella ricerca, catalogazione e soprattutto promozione dei valori territoriali che possono essere tutti i reperti archeologici, tutti i reperti artistici della nostra cultura degli ultimi anni, dell'ultimo millennio, ma anche di prima se vogliamo, ma soprattutto potremmo anche interessarci delle cose reali, anche i beni gastronomici, i beni turistici, le spiagge, il sistema di vita può diventare uno strumento di tutela da parte dei templari. Noi vorremmo fare diciamo, questo tentativo di entrare nella cultura locale come promotori di queste iniziative che sono mirate a valorizzare sia il nostro territorio, ma soprattutto a valorizzare l'umanità che vive in questo territorio. Noi vogliamo portare avanti un recupero delle persone, un recupero della cultura, un recupero degli esseri umani che ci sono in questo. A questo proposito, diciamo che per merito Vincenzo, che mi è vicino, ha avuto un'idea bellissima, quella di rivolgerci come templari agli adulti va bene, ma soprattutto ai ragazzini, ai giovani che diciamo
hanno pochissimi esempi purtroppo di questi tempi, sia in famiglia che a scuola che nella società, grazie ai social che purtroppo frequentano. Non hanno grandi valori. Noi potremmo portare come templari questi valori nelle scuole. Dico nelle scuole perché è più facile raccoglierli tutti insieme. Nelle scuole noi porteremmo un po' di nostra esperienza, di nostra preparazione, di nostro desiderio di continuare a lavorare come se fossimo dei templari, quelli antichi. In più, noi vorremmo cercare di interessarli sia ai nostri valori, i valori templari, sia ai valori del territorio, facendo delle conferenze sui beni culturali locali, facendo capire ai ragazzi che oltre che il telefonino e le chat esistono delle realtà che possono essere guardate e studiate in loco, ma soprattutto perché una delle nostre idee è quella di formarli come guide turistiche del proprio territorio. Chi meglio di loro può affascinare un gruppo di visitatori, di turisti, chiamiamoli come vogliamo, e portarli in giro per i beni culturali del proprio paese, del proprio territorio. La loro presenza potrebbe diventare uno stimolo notevole anche per i curiosi e in più questi ragazzi incomincerebbero a capire anche che cos'è il lavoro. Con questo sistema noi pensiamo di poter fare un po' di bene. Chiaramente un altro aspetto è quello della beneficenza che vi spiegheremo in un'altra volta, perché ci sono troppe cose. Faccio un esempio di beni culturali del territorio che nessuno conosce. Qui vicino Bari c'è un paesino, Terlizzi, alla cui periferia esiste una chiesa, in un territorio chiamato Sovereto, esiste una chiesa templare di Sovereto, che viene praticamente conosciuta, ma neanche dagli abitanti di Terlizzi, che sono i veri titolari. Questa chiesa rimane chiusa tutto l'anno, viene aperta solo ad agosto, il 2 agosto, quando c'è la festa della Madonna di Sovereto. In questa chiesa ci sono degli esempi di vita templare ancora ben conservati e ben attivi. E in più, sotto questa chiesa c'è un cosiddetto luogo magico. Voi sapete bene che le chiese templari venivano costruite sui percorsi d'acqua, che diventavano dei luoghi di produzione di magnetismo particolare. Bene, sotto questa grotta, sotto questa chiesa c'è una grotta che viene considerata magica, di cui parleremo però in un'altra volta. Io ho finito il mio intervento, spero di essere stato chiaro. Ricordiamoci che possiamo lavorare come templari oggi sui valori moderni, cercando di ottenere risultati per il bene dell'umanità. Grazie a tutti. Lascio la parola a chiunque voglia intervenire e a chiunque voglia mettere un argomento da poter trattare sia come webinar sia in ottobre al nostro convegno, che sarà il nostro convegno di Bari. Perdonate, io sto intanto ammettendo le persone che stanno entrando adesso. Chi desidera attiva il microfono e parla. Vi siete emozionati tutti? Ne- mi Forza! sa- Ciao, posso? Non voglio levare la parola a nessuno. Vai, Ciao, vai, sono caro! Domenico. Ciao Ciao, Domenico! dov'è? Ciao Franco, ciao Lui Vincenzo, è un piacere. Grazie, è grazie l'attuale comandante territoriale dei Templari. grazie Franco. No, prima di tutto volevo farvi i miei complimenti, un'ottima organizzazione. Mi piace anche, insomma, il fatto di poterci vedere in questo modo rende le cose più facili. Spero, insomma, che siano anche tante le occasioni di vederci in prima persona, però questo devo ammettere che Franco me ne aveva parlato un po' di tempo fa, è un modo pratico. Sicuramente, per questo volevo ringraziarvi, insomma, un po' tutti voi che vi siete dati da fare, principalmente. Ovviamente ritengo, non ho idee perché effettivamente le devo studiare, però ritengo che il percorso intrapreso, che andare verso i bambini, penso che sia effettivamente il percorso più giusto, perché effettivamente con l'esperienza che sto avendo
diciamo nella mia famiglia, vedo spesso che effettivamente i bambini sono delle spugne, ma sono proprio carichi della volontà di apprendere e di trasmettere. Noi spesso li ghettizziamo, spesso diciamo no, i bambini sono social, i bambini sono social, però bisogna anche dire che spesso siamo noi che li trasformiamo in social perché li vogliamo tenere in disparte, ci fa comodo che abbiano un telefonino in mano e non parlino, ci fa comodo alcune cose. Per questo spero mi metterò al lavoro senza ombra di dubbi e cercherò nella prossima occasione di presentare anche qualche mio approfondimento, ecco, qualche mia idea. Però complimenti e penso che muoversi sulla strada delle scuole dei bambini sia veramente una strada giusta. Ho detto a tutti, lascio parlare gli altri. Ciao, Ciao è stato un vero Domenico, Ciao. piacere. un bacio. Allora, fra i presenti ci sono alcuni relatori del convegno del 23 novembre nel castello di San Nicandro, ma ce ne sono due che non potettero venire, che sono Vincenzo Melacarne e Luigi Cino, i quali avrebbero dovuto parlare delle due grotte di San Michele che sono nel nostro territorio. Io vi chiedo di parlarne un attimo, un brevissimo cenno, perché poi faremo arrivare le immagini a breve. Forza, dai, Vincenzo o Luigi, decidetevi. Devi staccare. Ah, Sì, collega. perfetto, sì, sì. Salve a tutti, saluto tutti i fratelli e le sorelle e niente, mi è dispiaciuto molto non essere stato presente nel convegno scorso, nel quale avrei parlato appunto di questo luogo che esiste nella mia città di residenza, Minervino Murge. La chiamo città, sebbene molto piccola. Ebbene, questa grotta è una grotta carsica che esiste nella parte settentrionale di Minervino, contigua praticamente alle Murge, che ha questa caratteristica appunto di essere, che ha questa natura insomma geomorfologica, e dove all'interno esiste una chiesetta, un luogo di culto dedicato a San Michele, con un'immagine di San Michele. E su, voglio dire, su questo luogo, venerato da secoli, è provato documentalmente che, come dire, ci sono stati i Templari, insomma. C'è un atto notarile di cessione di un terreno adiacente a questa zona, insomma, in favore dei Templari. Quindi abbiamo una prova documentale di questa presenza a Minervino Murge. E il bello e l'altra cosa interessante è che la grotta di San Michele si trova sulla cosiddetta linea di San Michele, che parte dalla Gran Bretagna, entra in Francia da Mont Saint-Michel e scende fin giù per l'Europa sulla penisola italiana, passa dal Gargano, da Minervino Murge e da Gravina in Puglia per arrivare fin giù. È veramente un monumento interessante, un luogo interessante. Franco l'ha potuto visitare, l'abbiamo visitato recentemente qualche mese fa, e sarebbe bello che magari ci possiamo ritrovare tutti lì, Uno degli magari obiettivi, scusami, Vincenzo, uno degli obiettivi è proprio organizzare delle passeggiate con esperti in questi luoghi particolari. esatto, esatto. E verranno tutte E, quante riprese e verranno tutte quante, daremo la possibilità al mondo di poter condividere delle cose che magari vediamo solo noi in quel momento. Questa è la bellezza Cioè, di YouTube, la bellezza dei social, Cioè, la bellezza... traduco io per i non esperti di informatica, cioè faremo questi video, faremo queste, diciamo, queste registrazioni che poi metteremo su internet e chiunque nel mondo potrà vederle accedendo a questo. certo, E è molto è l'altro interessante sistema questo. uguale È a una quello cosa di oggi. importante regalare quello che magari in Puglia posso vedere io, ma non può vedere la nostra sorella in Esatto, Perù con noi. perfetto, Ed è bellissimo perfetto, poter fare le perfetto. cose e fare anche dare anche la possibilità di un multilanguage, di una post-produzione con magari lo spagnolo, in modo tale da poter mandare Certo,
Anche in Sud America. anche in Sud America la nostra bellezza e così ricevere dal Sud America la loro bellezza. Certo, è Nulla ci chiaro. vieta di avere questo. Va bene, allora, Esatto, Luigi esatto, Cino, aspetta te, esatto. Questo perché è la tua grotta è più un famosa. luogo molto interessante Quella di Minervino è e che è molto merita di più essere famosa, ma conosciuto in tutto il mondo, insomma. scusami se mi sono E la sbagliato. vostra iniziativa è quanto mai meritoria, la nostra iniziativa. Ok, grazie, grazie Vincenzo. Prego. Luigi, devi attivare questo qui, Luigi? Cino, questo qui. Ti abbiamo Devi attivato. attivare tu, Luigi. Ti Attiva attivo. audio, ci sono. Benissimo, bravissimo. Ci Perfetto. sono? Ciao Allora, Luigi. buonasera a tutti. Io devo fare un doveroso ringraziamento a tutti voi, ma in particolare al Balivo per avermi ospitato. Sono il presidente della Proloco locale, sono Luigi Cino, presidente della locale Proloco. Abbiamo gestito per anni, anche noi, una grotta molto importante dedicata al culto di San Michele, una grotta del Cretace superiore, carsica, che quindi ha circa 80 milioni di anni, insomma. Ed è una grotta tra le più grandi del sud Italia. Pensate che è 30 metri per 17 per 6, enorme, con stalattiti e stalagmiti, una grotta viva perché ancora continua a formarsi stalattiti in quanto gocciola in alcune parti di questa grotta. È una grotta che assurge alla notorietà in quanto dal 591 l'allora pontefice San Gregorio I, Gregorio Magno, era proprietario di questa grotta e di tutto il territorio putignanese. E lui amava San Michele, era un devoto, aveva avuto anche lui una visione di San Michele e quindi volle dedicare da quel momento, dal 591 in poi, questa grotta al culto micaelico. Anche perché 100 anni prima era nato il culto micaelico a Monte Sant'Angelo, per cui tra questi nostri due paesi ci fu un gemellaggio che è andato avanti per secoli, continuo, poderoso. Anche noi siamo, come ha detto prima il dottore, siamo lungo il percorso della via micaelica che collega l'isola di Skellig fino giù ad Haifa in Israele. Ahimè, purtroppo per motivi burocratici negli anni trascorsi non siamo riusciti a entrare nel riconoscimento europeo, ma ci stiamo lavorando, perché insieme all'EPLI, ente Proloco Italiano, l'ente che ci rappresenta e di cui faccio parte, stiamo lavorando per ottenere un riconoscimento UNESCO e ancora più, e questo penso che riguardi questo spettabile congresso, ancora più stiamo lavorando sul fare delle indagini, delle ricerche, creare un percorso templare che colleghi Gravina fino a Putignano. Quindi ci stiamo lavorando e a brevissimo spero di avere un po' dei dati di ricerca. Nel contempo c'è già una locandina che stiamo promuovendo con i nostri percorsi, la maggior parte sono percorsi sostenibili, atti proprio a collegare questi siti legati ai templari, questi siti legati ai cultivari micaelici, eccetera. Come voi sapete abbiamo tantissime vie, noi qui in Puglia siamo benedetti, ecco, da questo discorso. La via Le Cadenze, la via del Baterano, la via Murgese di cui facciamo parte, ce ne sono tantissime, ecco. E quindi stiamo promuovendo da tempo come Proloco anche questo discorso di cammini sostenibili. Perciò, ripeto, sono davvero onorato di far parte, di essere voi per poter parlare anche di questo discorso e quindi poterci, se ci accogliete, gemellare in questo No, discorso. no, tu sei in prima linea. Allora, piccola curiosità. Io, Grazie, io- grazie. io ho diretto l'ospedale, sulla grotta c'è l'ospedale di Putignano, è costruito sulla grotta. Io ho diretto quell'ospedale non so per quanto tempo, non avevo mai saputo che sotto c'era una grotta. Ora, questo indica la necessità che noi facciamo sapere a tutti dove ci sono le belle cose, in maniera che tutti quanti poi alla fine possano andare. Allora, visto che Gravina è stata citata più volte, Gravi- invito Anna Fiore a parlare di Sì. Gravina. Lei è la Eh, dama responsabile del gruppo di gra- Gravina. Dunque, Gravina è una cittadina che fa parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed è all'interno appunto del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed è caratterizzata da un complesso rupestre il cui nome deriva dalle gravine, cioè ovvero una spaccatura della crosta terrestre simile al Grande Canyon.
è conosciuta anche dallo Stupor Mundi di Federico II di Svevia, a cui si deve l'attribuzione della reinterpretazione etimologica di grana et dat et vina, cioè offre grano e vino. È ricca di monumenti di grande importanza storica, tra cui il Duomo, il Castello Svevo, che più che un castello è una riserva di caccia di Federico II di Svevia, e la chiesa del Purgatorio, cioè una cappella funebre degli Orsini, è caratterizzata dal bizzarro portale con due scheletri apposti ai due lati. Aspetta un attimo, Anna, falla Sì, dire a me la frase perché io sono sì, convinto che la frase. Allora, ed è uno dei due scheletri che ti guarda, sono in basso rilievo sulla sinistra, ti guarda e c'è scritto, io sono come tu sarai, l'altro sarai. dice, io, Io sono come tu sei, tu no, sarai come sarai, tu, io sono come come tu sarai sarai, e poi tu sei come io ero. I due come io. scheletri ci Sì, sì, ricordano che siamo molto fragili e con passiamo questa da sì. oggi a domani. No. Scusami, Poi, no, no, figurati, prego. ci tengo molto Poi a questi c'è due scheletri. insomma, è ricca di tanti monumenti, come dicevo, tra cui il viadotto della Madonna della Stella, più noto come ponte dell'acquedotto, dal quale veniva portata l'acqua dalle sorgenti vicine di Sant'Angelo e San Giacomo alla città. Inoltre abbiamo un museo civico ricco di vasi e suppellettili di grande interesse storico e una chiesa originale e antica, la chiesa di San Michele, la grotta di San Michele, proprio perché è scavata nella roccia. Inoltre abbiamo una biblioteca dotata di 5.000, all'incirca 5.000 volumi e documenti di interesse storico e letterario. Poi c'è la chiesa, poi ci sono varie chiese rupestri lontane dal centro abitato, ricche di affreschi, tra cui il Cristo in trono e la Vergine Maria. Questi attualmente si trovano presso il Museo Civico, come dicevo. E inoltre una tappa importante per i visitatori è la gravina sotterranea. Si tratta di un reticolo che si snoda nei meandri della cittadina, al di sotto proprio una città sotto la città. È molto interessante da visitare. Che altro dire? Quindi ho detto la chiesa del Purgatorio. Che film hanno fatto in quella gravina? Ah, sul ponte acquedotto, cioè il ponte è stato oggetto di riproduzioni cinematografiche anche in passato con Pinocchio e l'ultimo attualmente, quello girato di recente, quello di James Bond. Cioè è famoso il lancio che la controfigura effettua dal ponte, cioè si lancia proprio effettivamente con una corda, perché un ponte a 37 metri di altezza dal torrente, si eleva sul torrente ed è di 90 metri di lunghezza. Un ponte bello da visitare. Non mi voglio dilungare. Basta, perché- basta perché dobbiamo No, chiudere. perché più che Non dura altro. bene. Verremo No, a Gravina a ma visitare. sai perché? Verremo. Perché voglio invitarvi proprio a visitare personalmente la Sì, città. la prima Perché c'è gita tanto sarà, altro la nostra prima gita sarà a Gravina. Quindi No, sì. appena il tempo Eh, sarà carino, facciamo la visione facciamo delle delle cose belle riprese e perché facciamo proprio il video, c'è le tanto sorprese altro. e tutto il resto. Io Sì, purtroppo c'è il tanto tempo altro aspetta, perché no, un attimo solo. Volevo ricordare, siccome siete dici, tutti esperti, ma lo dico per i pochi che non lo sanno, noi insistiamo su San Michele, le grotte di San Michele, perché San Michele era il protettore dei Templari sì, insieme alla Maddalena. Quindi troveremo sempre sì, sui nostri percorsi sia San Michele che la Maddalena. Vai avanti, vai. io sì, volevo dirvi, siccome la prima riunione è con il servizio Zoom gratuito da 45 minuti, quindi non abbiamo dobbiamo molto tempo restringere. per poter fare,
Dalla prossima ci attiveremo. Eh, Quello che volevo dirvi erano tre informazioni importanti prima di chiudere la riunione e di salutare tutti. La prima, io passerò il link a tutto sulla nostra pagina Facebook, Stupor Mundi, Nuovi Templari di Puglia, in modo tale che metterò l'indirizzo della nostra mail a cui far pervenire le nostre idee che ci siamo detti oggi o qualcosa che magari noi viviamo per poter organizzare anche le prossime riunioni e poter parlare nelle prossime riunioni dei vari argomenti. Quindi mandate le mail o mandate un messaggio privato sulla pagina di Facebook tramite Scusami, Messenger. le prossime possono essere anche monotematiche, per cui i relatori che Esatto. furono sacrificati a San Esatto, Nicandro dedicheremo possono proprio fare l'intera. mezz'ora dell'intera webinar e sarà tutto quanto focalizzato su questo. Quindi noi avremo dei tempi, dei saluti e delle comunicazioni. Altra domanda, scusatemi, abbiamo provato a farlo di sabato pomeriggio a quest'ora, mi sembra un buon orario. Se preferite, possiamo farlo anche di domenica, sempre stesso orario, che è un orario morto, tranne i tifosi di calcio, ma non ci interessa. Quindi fate arrivare anche questa informazione. Chi desidera, sarà scritto tutto quanto nel post che farò, in cui ci sarà il link di questa riunione direttamente con il video inserito in YouTube, così sarà il primo video. Perché parlo di primo video? Perché voglio condividere con voi quello che è il nostro. ehm, State vedendo lo Che schermo? suc- Sì, sì, Sì. Allora, questo è il libro della. È andato in secondo piano. origine, Sì, questo è sviluppo. il libro La- del convegno che c'è stato il 23 di novembre a Novembre. San Nicandro. che Il troverete. libro è completo e verrà pubblicato direttamente a chi ne farà richiesta il 18 di marzo, che per noi Templari è una data importante La morte è di la morte di Jacques de Jacques de Molay. Molay. In quella data sarà pubblicato il libro che tutti potranno, chi ne farà richiesta potrà avere. Come vedete, Avrà ci il sono PDF, tutte le ci vostre sono le relazioni. relazioni di tutti i nostri relatori, tutte quante. E naturalmente ai relatori la invierò prima, così da poter correggere eventuali refusi o eventuali errori e poi metterlo. Ma come vedete, il libro è pronto. Sembra un libro serio, ve l'assicuro. È una cosa, è venuto veramente bene. Grazie a voi E che grazie avete. veramente che avete fatto. Stiamo parlando di 60 pagine di libro, è veramente, veramente E bello. continueremo a fare queste pubblicazioni perché, ecco, uno dei valori dei Templari era quello di portare la cultura. Vi permetto di ricordarvi che i Templari non erano guerrieri, se non per necessità, ma erano solo ambasciatori di pace e di cultura. Loro portavano in giro l'una e l'altra, la pace e la cultura, per cercare di unire i popoli, non di combatterli. Quindi noi con la cultura speriamo di fare la stessa cosa. Poi in ogni webinar ci sarà, appena verranno trovate, un riferimento a quello che è l'altro aspetto che che come Templari vogliamo inseguire, cioè il dare aiuto. Perché la cultura è importante e deve essere affiancata dal nostro dare aiuto. Io proporrò in ogni webinar, e se voi trovate qualcosa di simile, lo potete benissimo proporre e portare nelle prossime riunioni, quello che è il volontariato web, oppure l'aiuto da poter dare tecnologico. Ho trovato questa meravigliosa applicazione che vi invito, di cui metterò il link, è completamente gratuita, non è per noi. Vi invito ad ascoltarne il funzionamento. Be My Eyes è un'applicazione che aiuta i ciechi, nel senso che è un'applicazione che è divisa in due.
Una parte in cui tu dichiari di essere non vedente e una parte in cui tu dichiari di essere un volontario, tra virgolette. Volontario per qualsiasi cosa. Volontario per aprire come si apre un barattolo, oppure qual è il tasto del telecomando che devo usare. Questa applicazione, quando viene scaricata, vedete quante persone siamo? Cioè siamo 781.000 non vedenti per 8 milioni di Quindi, volontari. ah, Questa applicazione può essere scaricata se uno è volontario, riceverà, quando è online, metterà gli orari e le disponibilità e tutto il resto, riceverà la telefonata o il messaggio di questa persona non vedente che in quel momento, in qualsiasi parte d'Italia, ha bisogno. L'unica cosa che scriverà, che verrà scritta sarà la lingua, in modo tale che c'è l'inglese e c'è l'italiano. È un'applicazione molto carina ed è un'applicazione con cui si può fare veramente del bene. Da oggi, in tutte le webinar sarà più proposta un'applicazione tecnologica per fare del bene, perché la tecnologia serve anche a fare del bene, non è solo qualcosa di fine a se stesso e di brutto, ma si può trasformare in un qualcosa di bello, come abbiamo fatto oggi. Allora, io ringrazio Vincenzo, che voi avete capito che lui è il mago si dell'elettronica, sente del male. mediatico. Lui ha realizzato quei video, ha realizzato quel libro, realizzerà i prossimi, diciamo, video di registrazione dei beni culturali che saranno fondamentali per il nostro gruppo. Bene, io ringrazio tutti. Li stai eliminando No, tutti. no, non sto eliminando Sta nessuno. giocando con Sto cercando di il joystick. riaprire per rivedere la cosa, mostra riunione. Eccoci qua. Scusate che da lontano non vedo. Non era per me però l'applicazione, cioè c'era un motivo valido. Io ritengo che questo sistema ci possa tenere in collegamento, soprattutto possa permettere a ognuno di noi che ha delle conoscenze di trasmetterle agli altri ed è fondamentale. Ringrazio tutti gli altri che non ho potuto far parlare perché il tempo era brevissimo e abbiamo salvato anche il sabato pomeriggio. Bene, vi ringrazio tutti e alla prossima. Dalla prossima sarà di un'ora abbondante. Va Ah, bene? un abbraccio Un a abbraccio a tutti. tutti e Salve grazie. a tutti. Ciao a tutti, Ciao grazie Franco. di Ciao a tutto, buona tutti. domenica. Ciao a tutti, Ciao. ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.